Buongiorno a tutti. Ho voluto realizzare questo terzo breve episodio della saga Paul, You're Playing Yesterday Wrong per una dovuta precisazione circa quanto detto nel video precedente. Nei commenti un utente, Timmesco, che ringrazio, mi ha fatto notare che, a differenza di quanto avevo osservato, nella posizione di Fa diesis minore che vediamo dagli anni 70 in poi, forse non è vero che il basso non viene suonato. La nota fondamentale di basso, il Fa diesis, è probabilmente suonata, sì, ma con il pollice. Ragazzi, non ci avevo pensato. Non avevo considerato il pollicione. Ho rivisto i filmati e caspita, sì, la sua osservazione è assolutamente sensata. Da quello che vediamo, il pollice va proprio a premere sul secondo tasto della sesta corda, sul Fa diesis. Suddenly, yesterday. Yesterday, yesterday, yesterday. Io non ci avevo fatto caso, anche perché a me davvero non è mai venuto in mente di suonare la chitarra utilizzando il pollice sulla tastiera. Ma scusate, questo, a mio modesto modo di vedere, non fa altro che accrescere il divario già enorme tra lo stile pre e post 1966. Insomma, si passa da questo a questo. E non è poco. E comunque sia, c'è un bel salto tra i due stili. La cosa che a me colpisce maggiormente è che questo cambio di stile non è frutto di un'evoluzione progressiva, sempre che di evoluzione si possa parlare, ma piuttosto di un inspiegabile e repentino cambio di approccio avvenuto come uno switch dopo il 1966. Infatti, ad esempio, Blackbird del 1968 è perfettamente coerente con il secondo stile, ma non con il primo. Poi, chi vuole vedere un'evoluzione nel passare da questo a questo, oppure da questo a questo, è liberissimo di farlo. Spero solo non si stupisca se poi qualcun altro la vede in maniera diversa. Ringrazio davvero tutti per i commenti. Qualcuno ha commentato che vabbè, ma Paul è libero di suonare Yesterday come meglio crede. E ci mancherebbe, dico io. Qualcun altro ha aggiunto che in fondo tutte le incongruenze di stile che ho evidenziato nei due video precedenti sono differenze di poco conto. Insomma, sì, lo stile cambia nel tempo, è normale. E forse ha ragione lui, chissà. Allora, per iniziare a parlare di grosse differenze nello stile, magari Paul avrebbe dovuto suonare Yesterday con i denti, come Hendrix, oppure con l'archetto, come Page, o magari in tapping, come Van Halen, o magari avrebbe dovuto suonarla da destro?